Chi mi conosce anche pochissimo sa del grande amore che io ho per il quartiere dove sono nata, Castello. Quando ero bambina era un quartiere povero e malfamato, tant'è che poi quando ero alle medie e alle superiori i miei compagni di scuola non venivano mai a studiare da me, andavo sempre io a studiare da loro. E poi cosa è successo? È successo quello che succede un po' dappertutto, che si sono resi conto che boh, il quartiere medievale magari è una cosa caruccia da mettere a posto e hanno cominciato a rimettere a posto le facciate, a ricostruire le case e hanno cominciato anche a mandare fuori i vecchi abitanti. Ripeto, è un fenomeno che ho visto succedere 20.000 volte in 20.000 posti, in 20.000 salse diverse, fosse i quartieri storici di Melbourne dove gli italiani vivevano e poi sono stati mandati via a vivere in case più grandi, però fuori in periferia e lì sono morti perché non avevano nessun tipo di tessuto sociale intorno a loro, ma un po' anche le battaglie per proteggere i territori delle popolazioni indigene che si vedevano sottrarre il terreno pezzo a pezzo per gli interessi delle grandi compagnie petrolifere oppure minerarie che volevano andare lì a fare le estrazioni. Ecco, il problema qual è? Il problema è che tutte queste persone che si trovano coinvolti in questo carosello di spinte virtuali, più o meno virtuali, spesso non hanno gli strumenti per rendersi conto che fanno parte di un fenomeno generale che non è un loro problema, non è il singolo individuo ad avere il problema del proprietario terriero, del padrone di casa che vuole fare le ristrutturazioni, che vuole trasformare il palazzo in un bed and breakfast, eccetera. Ma è che fanno parte di un approccio più generico che tende a spingere le persone che abitano in un posto appetibile dal punto di vista turistico, a spingerle fuori e poi a trasformare questi quartieri in quartieri dormitorio pieni di bed and breakfast o pieni di negozietti che vendono oggetti oppure con ristoranti, eccetera. Questo è un po' il quadro del quartiere Castello dove io sono nata e dove ancora vado a trovare mia mamma. Non c'è più una bottega, non c'è più il macellaio, non c'è più niente. Le stesse persone poi che aprono il bed and breakfast e comprano anche i libroni, com'era il quartiere con tutti i suoi abitanti, dico, ah beh certo che era bello Castello, allora sì che c'era comunità. Sono le stesse persone che prendono a calci nel di dietro gli anziani che ancora lì abitano, cercano di farli andare via dalle loro case per trasformarle, indovinate un po', in altri bed and breakfast. Male, molto male, coscienza sociale, riprendiamoci la coscienza sociale.